Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo l'oroscopo astrologico esoterico del novilunio. Quindi ci sarà un messaggio astrologico per il novilunio, ma anche uno esoterico per tutti i segni. Quindi resta con me fino alla fine per scoprire il messaggio del tuo segno. E cominciamo ora con una leggera panoramica dei transiti planetari proprio quando si forma, diciamo, il novilunio. Il novilunio si formerà nel segno dei pesci il 28 febbraio alle ore 01 e 36 quindi appena scattata il giorno successivo per la mezzanotte e porta un'ondata di trasformazione spirituale ed esoterica. La luna è una velatura dell'anima che nasconde le altre energie, non è un pianeta sacro come gli altri pianeti. I pianeti non sacri sono Luna, Marte e Plutone, mentre gli altri hanno l'espansione dei raggi e come dire, anche il pianeta esoterico governatore. Quindi la Luna è una velatura dell'anima e il riflesso della missione che dobbiamo adempiere proprio su questa terra, proprio anche nel novilunio, vediamo un attimo al messaggio. Quando si unisce il Sole è un'espressione dell'identità e dell'immagine che il Sole rimanda all'esterno. Questo incontro avviene sotto, diciamo, sotto l'influenza di Nettuno, perché è il pianeta, diciamo, tradizionale, e Plutone, che è il pianeta esoterico, ovvero che incita proprio alla trasformazione, che agisce come catalizzatore di profondo, diciamo, una metamorfosi profonda interiore. I raggi invece coinvolti in questo novilunio sono il secondo raggio della saggezza, dell'illuminazione, sono i raggi di Giove comunque che illuminano come espansione che dissolve le illusioni attraverso la luce della verità. E il sesto raggio è come un altro raggio di espansione sempre di Giove, della devozione, del misticismo, che apre la porta alla trascendenza, alla pace interiore, ma anche all'abbondanza spirituale, in quanto il sesto raggio è anche dell'abbondanza, precipitazione, di tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Se chiediamo, tutte le nostre necessità sono soddisfatte. Questo novilunio quindi ci invita a un viaggio interiore per riconnetterci proprio con la nostra missione animica, abbandonando le vecchie strutture dell'ego e fluendo nell'energia della resa e dell'intuizione. Ogni segno zodiacale, come ho detto prima, riceverà un messaggio specifico, intrecciando sia l'astrologia tradizionale che una visione esoterica. E ora passiamo al segno dell'Ariete, per te amico dell'Ariete. Questo novilunio ti spinge a riconsiderare le tue risorse e il tuo senso, diciamo, di sicurezza, stimolando un rinnovato impegno verso la realizzazione dei tuoi obiettivi materiali e spirituali. Ma se hai qualche hobby, diciamo che magari hai trascurato, questo è il momento di tirarlo fuori dal cassetto, oppure un sogno che tu dovevi realizzare, questo è il momento giusto per farlo splendere e magari aumentare anche il settore finanziario, il che non guasterebbe proprio. Nettuno, influenzando la tua visione, dissolve le illusioni e ti invita a rivelare la vera natura del tuo valore, aiutandoti a vedere chiaramente con te il percorso, il cammino da percorrere. In questo periodo tu potresti sentirti più intuitivo, con un'intensa connessione con tutto ciò che veramente ti nutre e portandoti a un equilibrio profondo tra le tue necessità interiori e le tue aspirazioni. Questo abbiamo detto che Nettuno è il governatore del segno dei pesci, quindi astrologico. Ora passiamo al messaggio esoterico.
Plutone come governatore esoterico del tuo segno, chiaramente bisogna vedere tutto il tema, questo è un messaggio proprio specifico per il novilunio che si forma nel segno dei pesci. Plutone, come stavo dicendo, porta a una trasformazione profonda del tuo essere e ti spinge a ristrutturare il modo in cui percepisci il mondo e te stesso. Il secondo raggio della saggezza e della illuminazione ti offre però una chiarezza interiore e ti spinge a guardare oltre l'apparenza per vedere le verità nascoste nelle esperienze quotidiane, mentre il sesto raggio ti invita proprio a nutrire la tua crescita spirituale con devozione, portando amore e compassione, diciamo, in ogni tua azione, ma devi essere anche, come dire, dare maggiore valore al tuo impegno, alla tua responsabilità, alla mente creatrice che tu ti ritrovi e anche al coraggio dell'intuizione. Il cielo planetario con Venere, Giove e Mercurio è molto favorevole, quindi è il momento di osare e di riportare la vittoria. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Il novilunio ti invita a esplorare il modo in cui tu comunichi e connetti con gli altri, quindi nelle dinamiche personali, portando una rinnovata consapevolezza delle tue relazioni quotidiane e nei tuoi scambi, quindi le dinamiche relazionali, non solo nell'entourage familiare, ma anche con le persone con cui entri in contatto. Nettuno dissolve le barriere tra il pensiero razionale e la tua, diciamo, la tua intuizione più profonda. Ti aiuta a vedere oltre le piccole cose, le sottigliezze e a comprendere il vero significato dietro le interazioni. Puoi sentirti, diciamo, ispirato a cercare un equilibrio tra la connessione più profonda e autentica anche con gli altri. E ora passiamo al messaggio esoterico. Con Plutone come governatore esoterico, la tua energia è sempre riferita, diciamo, anche al segno del novilunio, che cosa, diciamo, cosa può apportare come messaggio per questo novilunio, chiaramente sottinteso. E questa energia interiore, c'è una spinta dietro Plutone e si trasforma profondamente e ti spinge a un cambiamento radicale nel modo in cui tu percepisci la sicurezza e le tue risorse. Il secondo raggio ti aiuta a vedere la saggezza che si cela dietro a ogni esperienza, mentre il sesto raggio ti guida a vivere con amore e devozione, riconoscendo che la vera ricchezza richiede proprio nella connessione con il divino in ogni aspetto della tua vita, quindi un aspetto molto più sottile. Affidati con amore, fidati più di te stesso con il cambiamento che sta avvenendo in te in questo momento. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Il novilunio risveglia il tuo desiderio di esplorare le tue radici e la tua casa interiore, portandoti a riflettere sul tuo senso di appartenenza e sulle fondamenta che sostengono la tua vita. E ti spinge proprio a pensare proprio a questa struttura proprio per arrivare alla realizzazione finale. Nettuno ti invita a dissolvere le illusioni legate alla sicurezza e a scoprire una verità più profonda riguardo alla tua famiglia, alla tua storia o alle tue emozioni, in quanto manifesta la sua energia proprio in questa specifica casa, quindi nella sicurezza, nella famiglia. Se hai per caso messo qualcuno magari sul piedistallo, è arrivato anche il momento di farlo scendere e di guardare la realtà in maniera concreta. Potresti sentirti, diciamo, ispirato a creare anche un ambiente più armonioso e anche spirituale,
cercando di nutrire la tua interiorità e il tuo benessere emotivo per costruire una base solida e autentica con cui crescere in maniera autentica. Mentre il messaggio esoterico, sempre del novilunio, Plutone agisce proprio come catalizzatore, una trasformazione dove ti guida verso questa trasformazione radicale della tua percezione mentale e comunicativa. Il secondo raggio della saggezza e dell'illuminazione ti aiuta a discernere la verità sulle informazioni che comunque ricevi, mentre il sesto raggio ti invita ad agire con devozione e amore, come è tuo solito fare, ma trasmettendo questa volta una conoscenza spirituale con purezza e compassione. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro. Questo novilunio accende il tuo desiderio di esprimere la tua creatività e il tuo cuore, diciamo, in modo autentico, portandoti a riflettere sulle tue passioni e su ciò che, che veramente ti rende felice. In questo novilunio sono anche presenti anche il campo dei sentimenti, dove si manifesta anche questa energia nella creatività, quindi è una, come dire, si potresti sentirti anche più creativo del solito, più intuitivo del solito, quindi approfitta anche di questa energia per cercare di incanalare le energie proprio nella giusta direzione, anche con la tua creatività, ma anche nei sentimenti con trasporto. Mentre Nettuno dissolve le illusioni e ti guida verso una comprensione più profonda dei tuoi talenti e dei tuoi desideri, aiutandoti a vedere il valore che porti nel mondo. Potresti sentirti più ispirato a condividere la tua luce magari con gli altri, cercando di nutrire le tue relazioni con amore e generosità, portando gioia e creatività in ogni aspetto della tua vita. E ora passiamo al messaggio esoterico, sempre del segno del novilunio, non è riferito al tuo segno. Plutone come governatore dell'esoterico del novilunio ti invita a vivere una profonda trasformazione nelle tue relazioni e nella tua capacità di nutrire gli altri, mentre i raggi dell'espansione, il secondo, ti dona una nuova saggezza che ti permette di vedere oltre le emozioni, diciamo, superficiali. Questo è il momento in cui puoi manifestare che le tue idee diventino realtà in questo periodo con l'energia, mentre il sesto raggio ti incoraggia a vivere cioè con cuore devoto, magari riconoscendo il tuo valore e imparando a nutrire anche gli altri con amore incondizionato e compassione, ma prima di tutto rivolgilo anche verso te stesso. E ora passiamo per te, amico del leone. Il novilunio ti spinge a riflettere sul tuo benessere quotidiano e sulla routine. Questo è un periodo, diciamo, anche di prove da affrontare per superare i disagi nell'entourage quotidiano, portandoti però una nuova consapevolezza delle tue abitudini e del modo in cui ti prendi cura di te stesso. Nettuno dissolve le barriere tra il mondo materiale e il tuo mondo interiore, invitandoti a cercare un equilibrio fra il dovere e il nutrimento spirituale. Potresti sentirti più incline a riscoprire un senso più profondo di uno scopo sul tuo lavoro e nel servizio, diciamo, anche agli altri, portando una maggiore armonia tra le tue esigenze fisiche. E ora passiamo al messaggio esoterico. Con Plutone come governatore sempre del novilunio, diciamo, trovi a ristrutturare o provi a ristrutturare anche profondamente la tua identità
e la tua relazione con il potere personale, ovvero la tua immagine, quello che tu rifletti al mondo, oppure quello che tu vorresti che riflettere agli occhi del mondo. Mentre i raggi dell'espansione, della saggezza e dell'illuminazione ti guidano verso una comprensione più profonda di te stesso, del tuo valore, e anche qui è un momento buono per manifestare qualche tua idea creativa. Mentre il sesto raggio ti invita a manifestare diciamo il tuo amore per gli altri attraverso magari ascoltando magari maggiormente, riconoscendo che ogni atto di autorealizzazione è anche un atto di servizio divino. E ora passiamo per te, amico della Vergine. Questo novilunio ti invita a esplorare più a fondo le tue relazioni e la tua connessione con gli altri, portandoti a riflettere sulle dinamiche di collaborazione e di equilibrio nelle unioni. Ci sono delle opportunità da cogliere al volo, mentre Nettuno dissolve le illusioni e ti incoraggia a vedere oltre la superficie, rivelando anche la bellezza nascosta delle imperfezioni e nei momenti di incertezza. Potresti sentirti magari più intuitivo e capace di comprendere le necessità spirituali, anche qualcosa a livello più sottile nelle tue relazioni. Questa è un'energia proprio molto sottile sotto l'influsso astrologico, ma anche sotto l'influsso esoterico. E ti fa aprire anche delle connessioni più profonde che ti guidano verso un'integrazione armoniosa fra il tuo io interiore e il mondo esterno. Mentre a livello esoterico come messaggio, sempre secondo il novilunio, non nel tuo segno, Plutone come governatore esoterico ti spinge a una trasformazione profonda di un approccio alla perfezione, diciamo, e anche al servizio. Mentre il secondo raggio ti dona la saggezza per discernere e per vedere oltre le piccole difficoltà quotidiane, mentre il sesto raggio ti invita a vivere con un cuore devoto, magari usa il discernimento, l'illuminazione per chi merita, magari e per chi no. Questo dipende chiaramente dalla tua scelta. Abbiamo un libero arbitrio di una scelta, quindi chi merita, chi pensi che possa meritare il tuo, vai al servizio con cuore devoto, perché ogni atto di servizio diventa un'opportunità di crescita spirituale, in quanto dare a volte è anche ricevere. Se riflettiamo un po' su queste cose, ci accorgiamo che dare è anche ricevere. Così come una persona benedice, riceverà benedizioni, ma se una persona maledice, ritornerà per legge di causa e effetto, torneranno anche le maledizioni. E ora passiamo per te, amico della bilancia. Il novilunio porta a un profondo rinnovamento nelle tue dinamiche emotive, ma anche spirituali, invitandoti a confrontarti con le sfide in modo da liberarti da vecchie illusioni e allinearti a una versione più alta di te stesso, quindi più elevazione, diciamo, spirituale. Nettuno ti guida nel connetterti con la tua intuizione più profonda, dissolvendo le nebbie che oscurano la tua visione, permettendoti di vedere oltre le apparenze. Quindi questo è un momento ideale per rinnovare le tue connessioni più intime, sia affettive ma anche spirituali, ricercando magari dei legami più autentici e trasformativi. Ti viene chiesto di affrontare le tue paure e di liberarti dai condizionamenti passati per poter accogliere nuove forme di amore, comprensione e trasformazione profonda. E ora passiamo al messaggio esoterico inerente al governatore esoterico del novilunio e non del tuo segno. Questo è in senso generale.
con Plutone, con un governatore esoterico del segno, la tua energia interiore si trasforma, portando una ristrutturazione nelle tue relazioni e dal modo con cui percepisci anche tutto il mondo intorno a te. Tu sei molto auditivo come canale preferenziale, quindi anche una certa, come dire, tensione oppure un volume più alto del solito potrebbe irritarti, ma questo è un momento proprio dove ci sarà un perfetto equilibrio in questo scambio di relazione. Mentre il secondo raggio, quello della saggezza e dell'illuminazione, ti guida verso una nuova comprensione delle tue dinamiche affettive, dandoti chiarezza e discernimento spirituale. Qui con questa energia puoi mettere in campo anche le tue idee creative e mentali, oltre che le tue intuizioni, ed è il momento adatto per dar forma alle tue idee. Mentre il sesto raggio ti ispira a vivere ogni relazione con cuore devoto, insegnandoti a vedere il divino, diciamo, anche negli altri, quindi c'è una trasformazione e una elevazione verso ideali più alti e a praticare, diciamo, la devozione attraverso magari la compassione e l'amore incondizionato. Passiamo per te, amico dello Scorpione. Il novilunio risveglia per te, amico dello Scorpione, una profonda introspezione, spingendoti a esplorare delle verità nascoste e a riflettere sul tuo percorso spirituale, ma anche personale. Nettuno ti invita a liberarti da illusioni passate, portando chiarezza e trasparenza nelle tue relazioni e il modo in cui ti connetti con il mondo. Potresti sentirti chiamato ad ampliare la tua visione e a esplorare nuove filosofie di orizzonti spirituali, perché è in questo settore che si manifestano, quindi ci sono strade aperte, comunicazioni inerenti a questa energia del momento del novilunio. Strade aperte, quindi presta attenzione alla comunicazione, notizie che potresti ricevere, diciamo, in questi giorni. È un periodo ideale anche per rinnovare la tua ricerca interiore, liberandoti da ciò che non serve più ed accogliendo una nuova saggezza che ti guidi verso una crescita più autentica. Mentre passiamo al messaggio esoterico, ripeto, sempre legato al segno del novilunio. Plutone esoterico del segno dei pesci, mentre per te Plutone è anche il tuo pianeta, diciamo, è molto importante per te anche come governatore, diciamo anche simbolico, e ti guida verso un viaggio di trasformazione profonda, favorendo un cambiamento radicale nella tua percezione delle relazioni e delle tue intimità, della tua intimità, mentre il secondo raggio ti infonde la saggezza necessaria per vedere oltre alle apparenze, anche se tu hai la capacità comunque di vedere già oltre alle apparenze. Qui lo vedrai anche con dimensioni più sottili, magari ti sentirai magari ispirato a essere magari maggiormente disponibile verso altre persone che magari in genere ti possono magari anche infastidire, ma vedrai con occhi nuovi questo tipo di relazione, quindi la verità delle esperienze. Mentre il sesto raggio ti spinge a vivere proprio con un cuore aperto, praticando la devozione e la misticità in ogni interazione. È un'energia in cui sarà molto forte e presente questa espansione, diciamo, dei raggi e riconoscendo che ogni sfida è una lezione di crescita spirituale. E ora passiamo per te, amico del Sagittario. Questo novilunio porta un risveglio profondo nel tuo percorso professionale e nelle tue ambizioni,
invitandoti a riflettere sul vero scopo della tua carriera e della tua realizzazione personale, quindi la stabilità e la realizzazione. Magari potresti mollare qualcosa di vecchio per immetterti magari in qualcosa di nuovo, con la mente aperta, attraverso anche l'espansione, diciamo, dei gemelli, e ci sarà anche una forte, diciamo, connessione con questa energia del novilunio. Mentre Nettuno ti spinge a liberarti da illusioni e aspettative esterne, resistendo a trovare una versione e una visione più autentica e spirituale del successo. Quindi anche se pensi di essere invisibile, pensa un po' anche a questa, nonostante il tuo valore, la tua conoscenza, la tua filosofia, pensa anche a queste cose, a un'elevazione più sottile. Magari ti sfugge lo scopo in risposte magari a domande in cui ti fai, ma perché succede questo? Perché succede quell'altro? Ma prova a scoprire una nota più elevata di tutto questo. Potresti sentirti più ispirato a ridefinire il tuo cammino, cercando una connessione più profonda con il tuo vero sé, interiore, piuttosto che accettare obiettivi, diciamo, materiali. Il tuo segno, amico del Sagittario, non è legato alle risorse materiali, ma è già legato a una dimensione più spirituale. Questo è un periodo ideale comunque per allineare la tua carriera con la tua crescita interiore, apportando chiarezza e trasparenza nelle tue decisioni e aprendo nuove possibilità di evoluzione personale, ma anche professionale per mantenere la stabilità. E ora passiamo al messaggio esoterico che, ripeto, è legato al novilunio e non è legato al tuo segno, anche se l'espansione di Giove ha già una connessione con te, amico del Sagittario, perché Giove appartiene proprio, è il tuo pianeta esoterico, oltre che il tuo governatore, diciamo, astrologico. Quindi c'è già una componente perché Giove emana il secondo raggio, ma i raggi di espansione sono anche il quarto, il quinto e il sesto di Giove, quindi è molto più, diciamo, più ampio il discorso. Ma torniamo al governatore esoterico del novilunio. Con Plutone come governatore esoterico, la tua energia si trasforma maggiormente, spingendoti a un cambiamento radicale nella tua visione del mondo, ma anche della spiritualità. Il secondo raggio della saggezza e illuminazione ti offre chiarezza e discernimento e ti permette di vedere oltre le illusioni materiali e di scoprire la verità divina, mentre il sesto raggio ti invita a vivere ogni scoperta con cuore devoto, coltivando una passione mistica che ti guida verso una connessione più profonda con l'universo. E ricordiamoci che ogni cosa che noi necessita è nostra per diritto di coscienza, quindi possiamo chiedere senza sentirsi magari non mi ascoltano o cose di questo genere. È un nostro diritto di coscienza, basta chiedere con fermezza e sentimento e in maniera costruttiva, ovviamente, senza danneggiare gli altri in primo luogo. E ora passiamo per te, amico del Capricorno. Questo novilunio stimola il tuo desiderio di realizzare i tuoi sogni e degli obiettivi più alti, incoraggiandoti a concentrarti sulla manifestazione di quello che desideri. Tuttavia, Nettuno ti invita a mantenere un legame profondo con la dimensione spirituale affinché il tuo successo materiale sia in armonia con il tuo cammino interiore. Le tue aspirazioni professionali si fondono con il percorso di crescita personale, creando un equilibrio tra l'ambizione e il cuore. Questo è un momento ideale per vedere i tuoi sogni prendere forma
mentre ti concentri con sul tuo successo che arricchisce anche l'anima e non solo la tua carriera. E ora passiamo al messaggio esoterico, ripeto, è legato al novilunio in pesci e non al tuo segno, che ha un'espressione chiaramente molto più ampia, così come ha un'espressione più ampia analizzare proprio l'intero tema. Come con Plutone come governatore esoterico, la tua energia interiore subisce una profonda trasformazione, apportandoti una ristrutturazione della tua visione del successo e della realizzazione, mentre il secondo raggio ti guida a discernere chiaramente il percorso spirituale che deve essere integrato sul tuo lavoro e nelle tue azioni, quindi anche un dovere, un richiamo all'etica oltre che alla responsabilità, quindi usare una certa saggezza, mentre il sesto raggio ti incoraggia a praticare magari la devozione, a rivolgerti anche agli altri, magari con amore compassionevole e mantenere un cuore puro mentre lavori per manifestare la tua visione. E ora passiamo per te, amico dell'Acquario, il messaggio astrologico. Il novilunio ti porta a esplorare nuove forme di connessione collettiva e comunitaria. Nettuno stimola la tua capacità di vedere l'interconnessione tra tutti gli esseri e ti spinge ad allinearti a un ideale collettivo più elevato. Potresti sentirti ispirato a lavorare per delle cause che ti appassionano, magari a livello delle ingiustizie, diciamo anche a livello sociale, cercando di promuovere il bene come attraverso l'uso della tua visione e delle tue risorse. Questo novilunio si manifesta per te come una prova da superare, ma queste prove, questi disagi possono essere anche nelle persone che ti circondano. Quindi sono delle prove che bisogna superare, diciamo, nel migliore dei modi e tu sai già come affrontare al meglio. Mentre il messaggio a livello esoterico, ripeto sempre con il governatore Plutone del novilunio come governatore esoterico, ti trovi ad affrontare una ristrutturazione profonda nel tuo ruolo del mondo, ma anche nelle comunità. Il secondo raggio ti ispira, come dire, ad avere una visione più chiara dei tuoi ideali e ti aiuta a discernere dove concentrare proprio le tue energie. Qui le idee in questo raggio possono prendere anche forma in maniera concreta, quindi attenzione a non sottovalutare le tue intuizioni o quello che ti viene al momento, perché in questo periodo come diciamo manifestazione energetica le idee possono diventare concrete, mentre il sesto raggio ti ispira a vivere con una devozione sincera la causa che scegli di sostenere, riconoscendo che ogni azione deve essere radicata nell'amore divino, quindi non fare qualcosa di cui non senti, ma fai qualcosa in cui sei chiamato, ti senti chiamato in causa, ma fallo con amore e devozione e nella compassione, diciamo, anche per gli altri. E ora passiamo al segno dei pesci, proprio il segno dove si manifesta il novilunio. Questo novilunio, amico dei pesci, ti guida verso una comprensione più profonda del tuo mondo interiore, favorendo una connessione con il divino attraverso l'intuizione, la presenza cristica nel cuore, la triplice fiamma all'interno del nostro cuore. Nettuno ti aiuta a sintonizzarti con le energie più sottili e a percepire le vibrazioni spirituali che ti circondano.
potresti sentirti in questo periodo magari maggiormente più sensibile del solito, ma anche più consapevole delle verità universali che ti stanno guidando in questo momento. Mentre a livello esoterico, ripeto, il governatore del novilunio, non il tuo segno, con Plutone come governatore esoterico, la tua energia interiore si trasforma, ma in maniera profonda, portandoti in un viaggio di purificazione e di illuminazione, mentre il secondo raggio ti aiuta a vedere con chiarezza le illusioni che devono essere rilasciate e quindi anche in questo periodo, anche per te, le idee possono diventare concrete, ovvero una tua intuizione può risultare vincente, mentre il sesto raggio ti invita a vivere con ogni esperienza, qualsiasi cosa che ti accade con il cuore devoto, riconoscendo che ogni emozione è una lezione, è un'opportunità, quindi delle prove che ci capitano nella vita per poter evolvere, quindi verso l'espansione della coscienza. In sintesi, ogni segno, attraverso le proprie energie astrologiche ed esoteriche, è chiamato a un viaggio di trasformazione profonda, che è proprio anche l'evoluzione, l'espansione della coscienza, dove la saggezza interiore e la devozione guidano il cammino verso una consapevolezza superiore, in armonia con l'universo e con il divino che risiede in ogni aspetto della nostra vita. Basti pensare che Dio è vita, ma non Dio amore, Dio universo. Per intraprendere questo viaggio di crescita e trasformazione, iscriviti e unisciti alla nostra community, dove ogni segno troverà la sua giusta guida verso un'espansione spirituale e illuminazione, che le stelle possano illuminare il nostro percorso di vita e condurci verso un fine più elevato di maggior comprensione, di crescita personale e spirituale. Un arrivederci a presto da Caterina.